Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Faccio tutto questo per avere una discussione costruttiva con voi, quindi ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Per chi fosse la prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Prima faccio una revisione dei miei investimenti passati, poi andiamo a parlare dei miei investimenti nell'ultimo mese ed infine trattiamo tutti i miei progetti futuri. Ora immergiamoci velocemente sulla revisione perché poi ho diversi aggiornamenti per quel che riguarda i miei progetti futuri. Oltre al fatto che ho un'importante novità da condividervi per quel che riguarda il mondo cripto, dove tra l'altro in questo periodo mi sto togliendo diverse soddisfazioni. Facciamo veloce e vi racconto tutto. Prima di iniziare con la revisione vi ricordo che qui sotto in descrizione, se volete approfondire, trovate tutte le risorse di tutte le cose che sto per andare a menzionare ed oltretutto come sempre vi ricordo che io non sono un consulente finanziario, quindi quando spostate i vostri soldi fate le vostre opportune considerazioni. Detto questo, iniziamo. Le prime che sto per andare a menzionare sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per spiegarlo semplicemente, qui si vanno a fare prestiti ad aziende, progetti o persone e in cambio di questo prestito si ottiene un tasso di interesse. Ora vi faccio una veloce carrellata. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora e nell'ultimo mese ho guadagnato 23,61 euro di interessi. La seconda piattaforma si chiama Mintos, da cui in realtà sto prelevando, ma nonostante questo nell'ultimo mese ho guadagnato 8,67 euro di interessi. La terza piattaforma si chiama Rendimento Etico, qui si fa peer-to-peer lending per progetti immobiliari e i soldi, gli interessi vengono restituiti soltanto quando un progetto finisce. Dato che non è finito nessun progetto nell'ultimo mese, non ho guadagnato niente di interessi. La quarta piattaforma, che tra l'altro ho aggiunto da pochissimo, dove si fanno prestiti per progetti di piccole e medie imprese, si chiama Cryptalia. Qui nell'ultimo mese mi è stato restituito il primo prestito e ho guadagnato 1,33 euro di interesse. Tra l'altro per questa piattaforma dovrei anche avere un link bonus che se volete ve lo lascio qui sotto in descrizione. Comunque in totale da queste piattaforme ho guadagnato 33,61 euro di interessi nell'ultimo mese. Ora, sempre parlando di vecchi investimenti, anche se non so quanto si possa ritenere un investimento questo, per continuare la revisione vi do un aggiornamento del mio conto Savings Easy Access su Revolut, dove ho un interesse dello 0,65%, che tra l'altro nel prossimo mese, da quel che ho capito, taglieranno allo 0,4. Nell'ultimo mese con questo conto ho guadagnato 6,87 sterline. Ora è finalmente arrivato il momento di parlare dei mercati finanziari. Tra revisione e nuovi investimenti andiamo a fare una veloce carrellata. Il primo portafoglio è su Nutmeg, un robo-advisor che uso per il mio conto Lifetime ISA, che mi permette di avere delle agevolazioni dal governo inglese. In questo momento su questo portafoglio mi trovo in profitto di 1722 sterline. Gran bella performance che in realtà sono riuscito ad ottenere perché iniziai ad investire a marzo dell'anno scorso, quando i mercati, causa scoppio del coronavirus, erano veramente bassi. Quindi diciamo che questo portafoglio sta seguendo l'andamento normale dei mercati, che poi non so quanto si possa ritenere normale in questo periodo. Ora passiamo al mio portafoglio più grande su Trading212 tra aggiornamenti e nuovi investimenti. Qui vedete l'andamento di tutti i titoli che ho in portafoglio, Berkshire Hathaway e Westrock, oltre a tutte le più piccole posizioni che derivano dal bonus per il mio link Invita un amico. Ed infine, come dico e vi faccio vedere da svariato tempo, sto continuando ad accumulare 1000 sterline su due ETF, uno sui mercati emergenti e uno sull'S&P 500. Ed ovviamente, dato che sto accumulando, non mi preoccupa il prezzo d'ingresso attuale, ma anzi, se questi ETF dovessero scendere di prezzo, sarei disposto ad acquistare ulteriormente. Parlando di piani d'accumulo, sto continuando il mio piano d'accumulo pubblico sui Toro, presupponendo la possibilità di investimento di una famiglia media italiana, investendo quindi circa 400 euro su due ETF e Berkshire Hathaway, conglomerato gestito da Warren Buffett, forse il più ricco e famoso investitore di tutti i tempi. Nell'ultimo mese con questo portafoglio siamo stati pressoché piatti, facendo un meno 0,07%, ma nonostante questo ci troviamo comunque in positivo di più di $300, ma come vi dicevo prima, anche per questo portafoglio siamo in accumulo, quindi andiamo a cavalcare il mercato per il lungo termine. Poi, ultimi due aggiornamenti per quel che riguarda i mercati finanziari.
familiari e poi passiamo al mondo cripto, sto continuando a provare due robo-advisor, Oval e Plum. Come ho già detto, per quel che riguarda intuitività veramente fighi, forse quello che mi piace di più tra i due è Plum. Comunque su Oval mi trovo in positivo di 21,59 sterline, mentre su Plum in questo momento di 135,49 sterline. Per entrambi siamo quasi arrivati ad un anno di test, dopodiché tirerò le mie conclusioni e andremo a fare una recensione. Comunque per entrambi sto sfruttando la loro funzione di deposito e investimento automatico. Ed ora è arrivato il momento del settore cripto e Bitcoin, che forse è anche quello che più vi affascina in questo periodo, dato che nell'ultimo mese il Bitcoin è passato da $29.000 a $42.000 per poi tornare a 29 e poi dopo il tweet di Elon Musk e il caso di Robinhood è tornato di nuovo a 38 per poi ritrovarsi a fine mese in questo momento ad una valutazione di circa $33.000. Per carità, in tutto questo valzer io con un prezzo medio di ingresso sotto i $10.000 sono sempre ampiamente in positivo, però per darvi un aggiornamento ecco cosa ho combinato. Come vi dissi lo scorso mese, pensavo di vendere delle mie posizioni. Bene, così è stato, ho venduto a $40 e $35.000, ma ho anche riacquistato tra $29 e $31.000. E tra l'altro non ve l'ho mai detto, ma è da più di 3 mesi che seguo una community sulle cripto di due miei amici, John e Mick. Mick forse lo conoscete perché ha un canale strafigo dove parla di neuroscienza e cerca di capire l'essere umano. In questa community, oltre a capire le basi del mondo cripto, hanno creato un percorso per poter imparare a fare trading in modo profittevole. E ragazzi, devo dire che grazie a loro mi sta togliendo delle belle soddisfazioni. Sì, ora sto facendo trading sulle cripto, per questo ho ripreso quelle posizioni di cui vi parlavo prima. Tra l'altro, da pochissimo, dopo aver provato e testato le loro informazioni e i loro contenuti per 3 mesi, sono diventato parte attiva di questo progetto, di questa community, themadman.it. E devo dire che il grande vantaggio di questa community, oltre alla possibilità di condividere idee con persone che prendono questa attività di trading con estrema serietà, è che i contenuti video vengono costruiti attorno alle esigenze con live e aggiornamenti costanti. Quindi se siete interessati a questo mondo e a generare profitto con il trading di criptovalute, andate a darci un'occhiata, themadman.it. Vi anticipo che c'è un piano gratuito per chiunque voglia annusare la community, ma ovviamente per mantenere alta la qualità del gruppo gli altri due piani più grossi sono a pagamento per fare in modo che si riesca a mantenere all'interno della community solo persone che si dedicano e danno importanza all'apprendimento e alla condivisione di questa materia. In ogni caso, per il momento vi giro e vi metto le percentuali attuali che compongono il mio portafoglio cripto, che comunque, dato che sto anche facendo trading, variano sempre più spesso. In ogni caso, per chiunque fosse interessato a creare una posizione sul Bitcoin senza impazzire con i grafici, ho spiegato in questo video la strategia che ho utilizzato per acquistarlo ancora mesi e mesi fa e che secondo me è anche la più semplice. Poi, per chi sia interessato ai servizi che uso di più in questo momento, sto usando sempre più spesso Coinigy e Binance, ma Crypto.com, da cui ho fatto una recensione nello scorso mese, rimane sempre un must per il mio utilizzo, dal quale acquistare, scambiare, inviare e fare staking di cripto, eccetera eccetera eccetera. L'ecosistema che hanno creato è immenso e se volete approfondire guardate la mia recensione, altrimenti vi lascio il mio link invita un amico per provare la loro applicazione, il loro ecosistema e tra l'altro potete avere anche $25 in pari valore CRO. Poi per darvi un po' di aggiornamenti, nell'ultimo mese per fare tutte le operazioni che ho fatto ho ritirato quello che avevo depositato nella funzione Crypto Earn perché sto usando buona parte di quel capitale nel tentativo di massimizzare il profitto con il trading. Vediamo e vi aggiorno. Comunque se volete approcciarvi al mondo delle criptovalute, la prima cosa che vi consiglio di fare è andarvi ad informare sull'argomento sicurezza. Quindi come è meglio acquistare le proprie cripto e soprattutto come è meglio detenerle e custodirle. Io ci ho fatto soltanto un video, ma penso e ritengo che sia il primo argomento da affrontare. Ed ora finalmente arriviamo ai progetti futuri. Sicuramente nei progetti futuri c'è quello di continuare i miei piani di accumulo, perché in tutti gli investimenti a lungo termine io entro con il dollar cost average.
Quindi, come è giusto che sia, i miei portafogli non sono mai finiti, ma sono in continua evoluzione. Poi nel futuro voglio sempre di più approfondire il trading di criptovalute, magari se siete interessati possiamo anche portare alcuni video e alcune sessioni. Dopodiché, come avete visto anche con diversi video nell'ultimo mese, sto continuando ad investire tantissimo tempo e denaro su Risparming, quella che vorrei diventasse la community di riferimento del risparmiatore in Italia. E sono anche molto contento perché stiamo per toccare le 14.000 persone sulla pagina Instagram ed oltretutto ci stiamo sempre di più allargando. E una grandissima novità per chi è arrivato fino a qui in fondo è che faremo rebranding di Risparming, che cambierà nome, e tra l'altro in corrispondenza di questo abbiamo anche aperto azienda. Ragazzi, vediamo se qualcuno di furbo riesce a trovare il nuovo nome del progetto Risparming. C'è un modo per farlo anche grazie alla cosa che ho appena detto dell'azienda. Vi aspetto qui sotto nei commenti e vediamo se riuscite a trovarlo. Comunque, per andare oltre è questione di giorni e l'app, che per il momento rimane con il nome Risparming, sarà disponibile anche per Android. E ragazzi, abbiamo lavorato veramente tanto, non vedo l'ora di fare questo lancio. E sempre parlando di lanci, tra poco nascerà un nuovo canale YouTube. Mancano veramente pochissime cose, ma ci siamo e quindi preparatevi. Comunque, stiamo crescendo e speriamo che le persone che fanno parte di questa community crescano con noi. Quindi, se già non lo fate, vi invito a partecipare e a seguirci per arricchire positivamente la community di Risparming. Poi, per darvi un aggiornamento sulla mia situazione, dopo 2 voli cancellati, finalmente dovrei riuscire a ritornare a casa a Londra e vedremo com'è la situazione lì tra coronavirus e Brexit. Un 12° del 2021 se n'è andato e noi siamo ancora chiusi in casa. Speriamo tutti quanti che la situazione cambi e spero che il cambio d'aria, quindi il tornare finalmente a Londra, mi aiuti anche per rigenerare un po' il cervello perché sto per scoppiare. Nel prossimo mese, per quel che riguarda i video, ci sono diverse novità e oltretutto con buone probabilità andremo a parlare di Clubhouse, un nuovo social che sto provando e che tra l'altro sta spopolando. Non so se abbiate avuto modo di provarlo, se così fosse magari lasciatemi qui sotto nei commenti e li vado ad integrare con il video che sto preparando. In ultima, se non volete perdervi tutti i futuri video, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto. Ditemi come sempre cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!